Buongiorno, parrucchiere il DG. Ciccio, l'importante è che tu lo sappia da che parte è Piazza del Duomo, eh? A sinistra, destra, sinistra. 13 ottobre 2024. Ce la faranno i nostri eroi, prima di tutto, arrivare in tempo utile alla partenza della Francigena Walking Ultramarathon? Dopo ve lo dico. Mentre dietro ci sono le bimbe, l'anziano e il bimbo, il nipote, se la vanno a fare questa scarpinatella di 55 km. Così, e via. Se no uno cosa fa di sabato mattina? Cosa fa? Sta sul divano? No, occhio, c'è da sud a sinistra, via. C'è della nebbia comunque, la mattina di sabato, a Siena. Via, andiamo, dai. Le bimbe, ossia la Sere e la Laura, sono dietro di noi, ci faranno supporto morale per la partenza, dopodiché loro andranno a giro per Siena e ci aspetteranno a San Quirico d'Orcia, che è la località d'arrivo di questa tappa, appunto, dei 55 km. Buongiorno amici, sabato 12 ottobre 2024 siamo in Piazza del Duomo di Siena aspettando la partenza dell'ultramarathon. Certo bimbe, potevate farla anche voi, di buono, cioè sti due passi di sabato mattina li potevate fare anche voi, Fresca la storia via Siena. Dario! Come stai? Scusa, come stai? ti ho viziato la clip. Oh, guardatevi che ho trovato, il mitico Dario! Oggi si pedala insieme. Dottor Dario Vista. Mi raccomando i titoli. Esattamente, medico nutrizionista famoso in tutto il mondo, mentre il Duomo di Siena ci accoglie con uno scampanio pazzesco. Dario, cosa hai mangiato, scusami, ieri sera per prepararti a questa ultramarathon? Pici. Pici? Pici. Quindi carboidrati a manetta e pronti per 120? Prontissimi, carichissimi. Quindi fuoco e fiamme oggi da Siena. Più forti del Cingon. No, più forti del Cingon. Mai, no, mai più mai. forte del Cingon mai, però qua veramente comincia a arrivare un sacco di gente. La partenza è fra mezz'ora. Sei carico, Dario? Carichissimo. A pallettoni. Ci vediamo on the road. Alle mie spalle i preparativi, quindi pre-partenza, mancano davvero pochi minuti. Da qua partiranno tutti i partecipanti per le varie lunghezze, quindi a partire dai 15 km, 35 km, 55 km e 120 km, perché c'è anche la 65 km che però non parte da qui ma parte a San Quirico d'Orcia, mentre invece qui ci troviamo nella Piazza del Duomo di Siena, ovviamente. La 55 km è appunto la lunghezza alla quale partecipa il DG con il nostro amico Gabri, che tutti conoscete in quanto amministratore del gruppo Gli Amici del Cingone. Eccoci, ci siamo quasi. Non è l'inizio ma è la foto ufficiale, quindi io e Laura ci allontaniamo. Non vorrei mai che pensassero che siamo anche noi delle concorrenti.
Comunque il prossimo anno ci tocca anche a noi, visto che c'è anche la 15 km, faremo il possibile per esserci. Nel frattempo sono quasi tutti in posa, sono veramente tanti, tantissimi. Ora non hanno ancora detto il numero dei partecipanti, però si vedono parecchi. Io mi permetto di mettere questa musica perché ognuno di voi oggi è qua per uno scopo, ognuno di voi qua è per fare un percorso, ognuno di voi è qua per conquistare la Francigena. All'inizio ci metterete le gambe, poi ci metterete la testa, la voglia di arrivare e poi se non basta ci metterete il cuore. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, a voi! Che Francigena sia! Viva la Francigena! Viva tutti voi! Grazie per essere ancora con noi! Partita ufficialmente qui la Francigena Walking Ultramarathon, via, vediamo a che ore si arriva, la partenza 10:17 del sabato, andiamo e bocca al lupo a tutti per l'arrivo, dove dovete arrivare, 15 km, 35 km, 55 km o 120 km, via così. Sarà però per i gusti la gente già sta andando troppo lenta, Troppo piano, troppo. È vero Gabi? Troppo piano, troppo, veloce, scattare. Qua ragazzi, madonna, ma siamo partiti, siamo la gente, vi va una all'ora. Ma a che ore si arriva qui se no a San Quirico? Ma io sono abituato ad andare così piano, Abbiamo percorso i primi 700 metri, abbiamo già superato Piazza del Campo, adesso la strada si fa leggermente, la via qui a Siena si fa leggermente più larga, quindi vediamo un attimino minimamente se ci lasciamo alle spalle almeno questi qui che pensano di andare a fare due passeggiate, praticamente due passi dentro il centro commerciale, mi sembra, perché la prendono un po' troppo così sulla cosa della passeggiata. Noi non siamo qui per il ristoro, noi siamo per la prestazione. Esatto, qui noi puntiamo al record del mondo. Certo. Allora, gli atleti sono partiti, quindi noi siamo libere. Ma vieni, ce ne andiamo a fare un bel giro, andiamo a fare colazione, stasera ci andiamo a fare un aperitivo, magari per strada ci andiamo a fare un wine tasting, insomma siamo liberissime perché loro sono partiti adesso con 10 minuti di ritardo più o meno, quindi tipo alle 10:10 e teoricamente se finiscono col fare i loro 55 km, Gabriele e il DG arriveranno a San Quirico d'Orcia dove noi li aspetteremo tra le 10 e le 11 di stasera, quindi ne abbiamo da far passare la giornata.
Andiamo a farci questo giretto perché la giornata tra l'altro è fantastica qui a Siena e poi magari ci spostiamo nelle campagne dopo aver fatto shopping e degustazioni varie. A dopo! Cinque chilometri e 100. Freschi come due rose. Assolutamente, in 53 minuti, considerando il fatto che appunto la partenza c'era proprio l'imbutone lì del centro storico di Siena che chiaramente ha rallentato. Adesso abbiamo la nostra cadenza giusta, no? Fra 2 chilometri c'è il primo ristoro. Ci aspetta il Panco Santi. Ci aspetta il Panco Santi. Che fai? Te ne privi, voglio dire, del dolcino qui, voglio dire, alla prima tappa, alla prima fermata di ristoro qui sulla Francigena Walking Ultramarathon, e quindi proveremo anche il Panco Santi. Proseguiamo, quindi mancano solo 50 km, 5 l'abbiamo fatti. Dopo 6 chilometri di percorso, finalmente nel pieno stile Cingon, sterrato. Lo sterratello. E via di via Francigena. Andiamo così, primo sterratello. Siamo a 7 km e mezzo dalla partenza e stiamo arrivando al primo punto di ristoro. Panco Santi? Panco Santi, Panco Santi. E quindi questo ci tocca, proprio passaggino, fermatina per prendere un pezzettino di dolcino e poi si prosegue a manetta. Che poi si fa per l'organizzazione, perché noi non ce n'aveva bisogno del ristoro, siamo freschissimi. Anche perché fondamentalmente con quello che si è pagato per l'iscrizione, voglio dire, cioè... Non fatemi nemmeno mangiare. Ah no, da bere io no. No. Da bene no, vediamo. Il dolcino è qui, Gabri, vieni. Il dolcino è qui, vieni Gabri, vieni. Vuoi la mela, Ciccio? C'è anche il pane o l'olio? Prendete il Panco Santi, anche mela. No. Anche la mela, Vai Gabri, vai. Non mi ha ammazzato nessuno. Vai Gabri, vai. 2 pezzettini Panco Santi e si riparte, via. E noi si è preso 3 pezzettini di dolce e si sgomma. E si sgomma. Avanti così, avanti dolcino, che io ovviamente come sempre non ho nemmeno fatto colazione, tanto per cambiare, e si prosegue verso San Quirico d'Orcia. Mancano solo 48 km. Secondo punto di ristoro a 12 km e mezzo. Cosa c'era al secondo punto di ristoro? Sai che non me lo ricordo, mi sembra la crostata. Ma l'affettati dov'erano? Penso al terzo. Sì, Ora vediamo. La crostata mi sembrava a merenda. Ora si guarda se c'è qui al secondo punto di ristoro a Montaperti, organizzato dal Rotary Club. Allora devi dirlo te perché io non lo posso dire. Ah, è vero, Guardiamo se c'è però prima. Pezzetto di pane nell'affettato, abbiamo il prosciutto, vai. Sì? Un po' di proteina, Sì, certo. Vai, via. Si farà sto sforzo? Sì, avete visto la computer? Come vanno le gambine? Però good. Vai. Prego. Vai. Grazie. Prosciuttino. Quindi anche il secondo punto di ristoro l'abbiamo preso da asporto. Un pezzetto di pane col prosciutto e si riparte. No, si fa il treno stasera. Siamo quasi a 13 km. Ce ne potevano mettere però mezza fetta in più di prosciutto, più pane e prosciutto. Allora, aggiornamento. Sono già passate circa 2 ore.
Abbiamo sentito gli atleti che hanno fatto circa poco più di 15 km, non sappiamo precisamente, comunque tutto bene, erano al secondo ristoro, si stavano già abbuffando probabilmente, e noi nel frattempo ci siamo sparate la prima colazione, anche noi dopo un paio d'ore, e dopo aver girato in lungo e in largo, quindi aver fatto anche noi l'ultramarathon nel centro qui di Siena, che però non abbiamo neanche fatto shopping, quindi ci siamo comportate benissimo, solo colazione. Comunque Gabri, per quello che mi hai detto, questi video punti di ristoro qui della Francigena devono andare a lezione a scuola dal Vitellozzo, e mi hai detto te, Vitellozzo numero 1. Sì, sì. Perché questo punto di ristoro era 2 fettine smirze striminzite di pane con mezza fetta di prosciutto crudo. Io avrei levato anche il prosciutto, a questo punto sembra più di penitenza. Via. Madonna vi ragazzi, oh, come siamo messi? Da questa parte viene meglio. Ebbene sì, son volato sul fango. Meno male non ho preso una facciata. Con leggerezza mi sono rialzato subito, tranquillo, senza problemi. Però ho fatto un bello scivolozzo. Delle verità, l'ho fatto per lo spettacolo. Ah sì, l'ho fatto per quello. Guarda va. Se non ti preoccupare, non mi è successo niente. L'aggiornamento, siamo a 28 km, quindi abbiamo superato la metà del percorso. Il DG ha anche superato 2 crisi clamorose. Sì. Prima crampo alla gamba sinistra, massaggiato dal sottoscritto e poi ripartito stoicamente, proprio così. Dopo 2 chilometri crampo alla gamba destra, fermato 2 minuti, massaggiato e ripartito ancora più stoicamente. Ma il secondo crampo, secondo me, il tocco, diciamo, riparatorio ce l'ha avuto il vocale di Glauco. Ecco, potrebbe anche essere. Che ha manifestato la sua vicinanza e magicamente il crampo è passato. Grazie Glauco. Ce la farà il DG a arrivare in fondo a 55 km? Su ginocchi, sui gomiti, ma ci si arriva. Seguite le avventure del DG. Esatto, grande Gabri. Ecco qui. Ma come no? Ma guarda le bellezze! Ma guarda le bellezze! La GoPro sfina invece! Ah, sì? No! Ciao! Eccoci, allora, mentre gli atleti avranno di molto superato la metà del percorso, saranno più o meno a 30 km, noi abbiamo fatto il ritorno al Cingon, che fortunatamente almeno oggi, a parte c'è il Cingon, è già una cosa buona vedersi arrivando in una grande città, ma soprattutto non ci sono di multe, nonostante il DG, perché non ho parcheggiato io, si è messo in un posto a livello, diciamo, posto per una pandina, quindi un po' sporgente sulla strada. Nonostante tutto oggi siamo stati graziati e quindi niente multe. Noi rientriamo sul Cingon, mangiamo un boccone e ci spostiamo di punto, avvicinandoci alla destinazione finale dove aspetteremo gli atleti. Aggiornamento, noi ci siamo fermate per fare pausa pranzo alle 3:30, 4, sì, una più o pausa meno, merenda.
una pausa pranzo merenda, forse anche cena. I nostri consorti sono a forse 30 km, a più della metà del percorso. Sì. Quindi non a 30 km da noi, ma a 30 km su 55 che devono fare loro a piedi. Però l'abbiamo stalkerati con la posizione sul telefono. Attenzione, abbiamo un sacco di camminatori, andate che siamo del team noi, giusto se li vediamo li facciamo ciaone. Ha detto, nell'ultimo messaggio ha detto che hanno le gambe ingessate di comprare l'arnica. Commissionato l'arnica, sì. Siamo in direzione San Quirico d'Orcia e sono le 5:05, sono partiti stamattina alle 10. Li abbiamo trovati, sono a un punto di ristoro e quindi li tendiamo un agguato. Se ci dicono qualcosa alla gente gli diciamo che siamo dell'organizzazione, no? Dai. Ho portato il panforte. C'è ancora 20 km. Sei caduto? Sì, sono scivolato nel fango. Anche con 15 km. Un pezzettino. No, grazie, mangiate voi. Come va? Alla grandissima. No, Diciamo che la situazione non è delle migliori? Tu considera che 10 km fa Gabriele voleva chiamare la pubblica assistenza. Siamo ripartite dall'ultimo ristoro, sono passate da poco le 6, quindi sono le 6:15. Gli atleti avevano fatto 30 km, ciò vuol dire che ne mancano ancora 20 e li abbiamo visti abbastanza provati. Ora non sappiamo se rallenteranno in questi 20 km o se manterranno la stessa andatura. Questo vuol dire che l'arrivo a San Quirico d'Orcia è previsto intorno alle 22:30, 23, diciamo 4 ore e mezza per fare gli ultimi 20 km. Li stanno facendo passare tutto lungo questi campi, quindi per raggiungere la cifra appunto di chilometri che devono fare in base alla loro categoria. Oltretutto adesso stanno venendo anche un botto di zanzare, la nostra solita persecuzione, quindi vediamo se oltre alla stanchezza e tutto anche il fare gli ultimi chilometri, gli ultimi per modo di dire, 20 chilometri pieni di zanzare qui in questi campi della Val d'Orcia. Vediamo, nel frattempo io e Laura ci siamo fermate un attimino qui in questa piccola area di sosta proprio per fare il punto della situazione, quindi adesso torniamo diciamo alla nostra base di partenza, li aspetteremo lì fino a stasera sperando che non ci chiamino prima e che no, non penso che si ritirano perché comunque l'orgoglio va tenuto fino alla fine e quindi sicuramente non si ritirano ma arriveranno veramente stravolti. Speriamo che tutto finisca bene. A dopo per gli ultimi aggiornamenti. Ciao. It's for somebody special. Yeah. Can't wait it out tonight. Baby, you're special. I can't wait it out tonight. Yeah, can't believe it's so. Yeah, 20 nights been so. Baba, don't lose composure. Later that same evening. Girl, my champion lover. Would you wait? Siamo all'arrivo, li abbiamo visti arrivare dietro l'angolo. 'Cause now you did cross my mind. Would you wait? E vai! Ain't no distance, ain't no time. Evviva! Evviva! Un autografo!
fotografo, il DG e il Gabri arrivati. Non finiva più. 22 e 42. Lui si sarebbe finito. Benissimo. 15 e mezzo Alessandro Simonetti. Ok. 496. Eccomi. Diploma di coraggio. Grazie cara. E poi Diploma e medaglia. Il timbro domani si recupera, Darling, would you wait for me, girl? Yeah, 'cause now you did cross my mind. Would you wait for me, girl? I know, ain't no distance, ain't no time to get me back to you. Thought you,